Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Vi è piaciuto tantissimo quello di qualche settimana fa in cui vi ho cucinato un piatto di pasta e mi avete chiesto a gran voce altri vlog, altri video più naturali e autentici. Oggi è un mercoledì un po' particolare perché ho pochissime lezioni e quindi mi sono messa nella mia giornata tante piccole commissioni da fare e vi porto con me. Adesso iniziamo con una visita medica e vado all'ambulatorio per farmi visitare e dopo invece vi porto proprio fisicamente con me nei negozi in cui devo andare. Andiamo! Hanno appena passato in radio una canzone nuova che si intitola Niente di particolare di Fulminacci e mi è piaciuta, penso che la ascolterò ancora e provate ad ascoltarla se volete. Ho parcheggiato, andiamo. Già finito la visita per fortuna, rapido e indolore, e adesso vi porto con me in un negozio di dolci perché voglio comprare per i miei studenti dei baci Perugina perché questo venerdì avremo l'esame finale e quindi voglio fargli questo piccolo regalo italiano. Nel cruscotto della macchina ho sempre una borsina di tela per degli acquisti dell'ultimo minuto che non erano in previsione perché non mi piace prendere i sacchetti di plastica dei negozi e quindi ho sempre con me questa borsina di tela. Sono tornata a casa, adesso preparo il pranzo e mentre l'acqua bolle vi faccio vedere che cosa ho comprato. Vi faccio vedere allora che cosa ho comprato. Come vi ho accennato, ho comprato i baci Perugina per i miei studenti dell'università in cui lavoro. I baci Perugina sono dei cioccolatini tipici di Perugia, nel centro Italia, e sono famosi perché all'interno della carta c'è un'altra carta, un bigliettino con un messaggio di solito d'amore di scrittori, poeti famosi e sono dei dolcetti molto tipici di San Valentino, quindi quando c'è una festa degli innamorati è tipico regalare questi baci e io ne ho parlato in classe ai miei studenti e allora ho deciso di regalarglieli per l'esame finale.
per addolcire un po' la situazione. Poi ho comprato questi Ferrero Rocher, questi sono altri cioccolatini celebri italiani, buonissimi, e questi sono tra i miei preferiti. E infine ho anche comprato delle candeline perché tra pochi giorni è il mio compleanno e ho voluto farmi questo autoregalo delle candeline da mettere sopra la torta o il dolce al ristorante. Adesso devo decidere. Oggi ho in programma un'insalatona di farro, uova e verdure di stagione. Oggi opto per i broccoli che mi piacciono molto, quindi taglio metà broccolo, anche un terzo, dai, un terzo di broccolo. Quanto sono carini i broccoli! Io a volte penso che se mi regalassero un mazzo di broccoli invece di un mazzo di fiori sarei contenta perché sono troppo carini. Eccomi qua, ho finito di mangiare e mi sono dimenticata di farvi vedere il piatto, ma non era una prelibatezza, quindi non vi siete persi nulla, era un piatto semplicissimo. Allora, prima di riprendere a lavorare oggi pomeriggio, voglio riposarmi una mezz'oretta e di solito bevo una tisana e leggo un po'. E voglio farvi vedere il libro che sto leggendo in questo momento, perché casualmente è un libro di letteratura italiana. Devo ammettere che io leggo più letteratura anglo-americana, ma adesso sto leggendo questo libro italiano che si intitola Le perfezioni di Vincenzo Latronico. Me l'ha consigliato una mia studentessa, che saluto se mi stai guardando, ciao Françoise, e l'ho iniziato un paio di giorni fa e ho letto una cinquantina di pagine, sì. Devo dire che non è una lettura semplicissima, quindi non ve la consiglio se avete un livello di italiano A2, anche B1 in realtà, perché Latronico scrive in maniera molto raffinata, ha uno stile di scrittura molto molto precisa e articolata, quindi non ho ancora finito di leggerlo, ma per ora non lo consiglierei ai livelli più bassi. E è interessante questo libro da un punto di vista della lingua italiana perché i capitoli hanno i titoli dei tempi verbali, quindi per esempio questo si chiama presente, poi abbiamo imperfetto, poi c'è futuro, remoto. Insomma, è una scelta stilistica particolare, mi piace molto. Vi leggo la trama. Tutti vorrebbero la vita di Anna e Tom, un lavoro creativo senza troppi vincoli, un appartamento a Berlino luminoso e pieno di piante, una passione per il cibo e la politica progressista, una relazione aperta alla sperimentazione sessuale, alle serate che finiscono la mattina tardi. Una quotidianità limpida e seducente, come una timeline di fotografie scattate con cura. Ma fuori campo cresce un'insoddisfazione profonda, quanto difficile da mettere a fuoco. Il lavoro diventa ripetitivo, gli amici tornano in patria. Il tentativo di impegno politico si spegne in uno slancio generico. Gli anni passano e in quella vita così simile a un'immagine,
perfetta nel colore e nella composizione, ma piatta, limitata, Anna e Tom si sentono in trappola, tormentati dal bisogno di trovare qualcosa di più vero. Ma esiste? Vi farò sapere quando lo finirò prossimamente le mie opinioni. Ho creato questo gioco per ripassare domani in classe gli argomenti dell'esame finale. È basato sul gioco Jeopardy, il gioco a premi televisivo, e mi piace tantissimo. Quindi ho fatto 25 domande e risposte ovviamente che i miei studenti mi dovranno dare. Per esempio, feste e tradizioni italiane da 400. La domanda è: questa è la risposta, il cotechino con le lenticchie. Qual è la domanda? Quindi darò un po' di tempo ai miei studenti per pensarci e poi mi devono dare la risposta, che è: cosa mangi a Capodanno? Bellissimo, non vedo l'ora di giocarci. Oggi ho solo una lezione, infatti è un giorno un po' particolare perché di solito tra l'università in cui lavoro e le lezioni online sono piena di lezioni. Oggi invece è stato un giorno un po' particolare, inizio la mia prima lezione ora e strano, ecco perché ho fatto questo vlog. Eccoti, ciao Giovanni! Ciao! Sì, ti sento bene. Tu mi senti? Perfetto. Come stai oggi? Anch'io, grazie, anch'io. È stato un mercoledì molto tranquillo perché tu sei la mia prima lezione oggi. Ho finito la mia lezione e adesso mi sono già posizionata sul tappetino. Prima andavo in palestra ad allenarmi, adesso invece da qualche mese mi alleno a casa e devo dire che mi piace abbastanza, mi trovo bene. Concludiamo qui questo vlog anche perché ormai fuori è buio, quindi la luce non è ottimale, però fatemi sapere se vi è piaciuto e se volete altri video più naturali e autentici come questo in futuro. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima video lezione.